amici di Motori Online, siamo appena arrivati in Manifattura Automobili Torino, MAT. Siamo con l'ingegner Paolo Garella, il fondatore di questa azienda che fa auto veramente da sogno esclusive. Salve ingegner Garella. Benvenuti. Grazie, innanzitutto grazie. E le volevo chiedere innanzitutto come è iniziato tutto, come è iniziata la sua passione per il design dell'auto? Allora, le radici della mia passione per l'auto sono profonde. Sono nato in Piemonte e da sempre, da quando ero piccolo, le fuoriserie, quello che venivano chiamate fuoriserie, erano le cose che mi hanno attratto. Poi ci sono stati alcuni momenti nella mia vita, uno molto importante in cui al Salone di Torino ho visto per la prima volta la Ferrari Pinin, in cui ho detto voglio fare questo tipo di macchine. E questa indicazione, insomma, è stato per me un faro in tutta la mia carriera, quindi diventando ingegnere, poi cercando di costruire una carriera che mi portasse a fare questo tipo di prodotti, e ci sono riuscito. Quindi è nato tutto forse da quel pomeriggio in cui nel padiglione di quello che era allora il salone più importante in Italia dell'automobile di Torino, ho visto la Ferrari Pinin. E invece la nuova Stratos, sappiamo che della sua esperienza pluriennale in Pininfarina, come è nato il progetto New Stratos e poi come si è evoluto? Allora, il progetto New Stratos è stato un progetto molto interessante che ha marcato la mia carriera e anche, devo dire, la mia vita. È stato l'ultimo progetto che io ho fatto come responsabile dei progetti speciali in Pininfarina. Per questo cliente tedesco, Michael Stoschek, che poi è diventato anche, diciamo, un mio amico, un grande capitano di impresa tedesco con delle idee molto molto particolari, che ha scelto Pininfarina a quel tempo, parlo del 2008-2009, dopo aver visitato praticamente tutte le aziende europee che potevano fare una one-off, e alla fine ha detto: voi siete gli unici di cui mi posso fidare. E da lì è iniziata un'esperienza, un viaggio incredibile con lui di più di 2 anni, in cui abbiamo fatto, pensate che lo sviluppo stilistico della macchina è durato quasi 2 anni. E sono stati fatti 3 modelli di stile diversi, è stato veramente un progetto incredibile. E alla fine, quando abbiamo fatto questa vettura, quando l'abbiamo costruita, l'abbiamo messa su strada, io mi sono detto: ma è veramente un peccato che di questa qui non se ne faccia qualcuno in più. Quindi quando poi nel 2014 ho fondato MAT, dopo un paio d'anni sono tornato da Michael e gli ho chiesto: ma cosa ne dici di farne una piccola serie? A lui l'idea è piaciuta, quindi mi ha concesso di farne 25, e così abbiamo ripreso il progetto, l'abbiamo leggermente modernizzato, molto poco, ma insomma negli anni qualche tecnologia era cambiata, quindi abbiamo fatto un primo prototipo e poi dopo siamo partiti con questa avventura. Tra l'altro una cosa, MAT, questo acronimo che mi sembra che abbia un significato ben preciso. Sì, MAT, dal Manifattura Automobili di Torino, deriva dal fatto che mia suocera, quando io le raccontavo delle mie macchine, mi diceva sempre le MAT, era trentina come mia moglie, e quindi quando a 50 e tanti anni ho deciso di diventare imprenditore dopo una vita da manager, insomma un certo pizzico di follia ci vuole, specialmente oggi come oggi in Italia, quindi insomma mi è piaciuto battezzarla così l'azienda. Una follia che però ha portato grandi risultati, possiamo vedere qui dietro. E un'altra domanda, rispetto ai colossi, ad esempio i grandi colossi tedeschi, cinesi, come lavorate? Com'è il confronto? Perché comunque è una piccola realtà la vostra, anche sì. A livello di dipendenti, avete una cinquantina di dipendenti? Sì, abbiamo una cinquantina di dipendenti.
Ma il mix che cerchiamo di portare avanti, su cui anche è basata concettualmente l'azienda, è avere un mix di persone giovani e persone di esperienza, ma senz'altro qui abbiamo tutte persone assolutamente appassionate dell'automobile, quindi è un ambiente di lavoro molto bello, molto motivante, molto sfidante, perché siamo pochi, le nostre risorse non sono mai grandi come quelle di un grande costruttore, però riusciamo a fare dei progetti come la Spark Hall, sfidanti e in tempi e con budget molto molto ridotti. Diciamo che da questa azienda non è mai uscito qualcuno che non abbia imparato qualcosa, e io ho imparato ogni giorno, ogni sera quando torno a casa a chiedermi: ma oggi cosa hai imparato? E questo mi piacerebbe fosse, diciamo, uno delle domande che tutti i miei ingegneri si fanno quando tornano a casa la sera. Bene. Voi siete un'eccellenza italiana. Progetti futuri, tra i vostri progetti futuri so che state collaborando con uno studio di architettura e design italiano, Mask Architects. Sì. Volevo se si possono avere delle informazioni in più su questo, perché secondo me è molto interessante. Ma allora, con l'architetto Petta è stato, non dico un amore a prima vista, ma quasi. Diciamo che questo interesse loro e nostro di unire eccellenze italiane e proporre dei progetti, dei prodotti interdisciplinari, è una cosa che a me mi ha interessato molto. Io credo che il nostro futuro, il futuro dell'Italia in generale, sia in questo tipo di eccellenze. Alcuni dei progetti che ha fatto l'architetto sono incredibili, e per certi versi certe forme che lui interpreta sono molto simili a dei concetti che vengono utilizzati oggi nel mondo dell'automobile grazie alle nuove tecnologie tipo l'additive manufacturing, eccetera. Quindi unire queste due cose mi è piaciuto, mi è interessato. In più, secondo me, possiamo insieme offrire qualcosa a un'elite di clienti che vogliono creare attorno a sé un lifestyle un po' particolare, in cui i prodotti sono integrati in un gusto comune. E quindi mi è piaciuta molto questa idea, spero che troveremo qualche cliente in giro per il mondo che voglia raccogliere questa sfida. Bene. E invece un'ultima domanda, come vede il futuro? Qualcosa per il futuro, qualche anticipazione ce la può dare? Noi stiamo lavorando su un nostro prodotto, su un nostro progetto, su una vettura estremamente innovativa. Siamo in una fase di fundraising per riuscire a lanciare questo prodotto. Da un altro punto di vista, io voglio che l'azienda cresca su due linee di business: sul B2B verso case automobilistiche o diciamo persone o aziende che vogliono costruire la loro vettura, e da un altro punto di vista invece una linea di B2C dove costruire vetture per le persone, per clienti singoli. Questa è la nostra linea strategica, stiamo lavorando su tutte e due, e direi ad oggi, nonostante più di un anno di Covid, diciamo che sono abbastanza soddisfatto di essere ancora qui a raccontarvelo e a poter guardare con ottimismo al futuro. E noi siamo onorati di sentirla, di sentire tutta la sua esperienza. Adesso possiamo andare a fare un giro per l'azienda MAT. Grazie mille, Ingegner Garella. Grazie a voi, siete sempre benvenuti. Grazie.